Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto da un risultato ottenuto da Matt Lawrence, ormai uno dei nostri collaboratori più assidui del canale, sempre alla ricerca di stimoli nuovi, con archetipi, a volte anche molto differenti tra loro. Lasciamo le vie malfamate di New Capenna per qualcosa di ancora più cupo e pericoloso, a Innistrad per la precisione, con il nero a farci compagnia, per una lista tutta votata a valorizzare non solo questo colore, ma una tribe molto potente, quella dei vampiri. Saremo alle prese con una delle casate più in vista di questa tribe, in compagnia di una leggendaria in grado di trasformarsi in qualcosa di veramente potente, se punteremo a riempire il board di suoi simili, votati a succhiare il sangue del malcapitato di turno. Questa volta il parleremo di Enrica Domnati. Abbiamo a che fare con una carta modale che offre due creature molto interessanti, sia dal lato principale sia da quello posteriore, ottenibile dopo alcuni turni, senza investimenti di mana. Ma andiamo con ordine, descrivendo le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Enrica Domnati, che con 4 mana, 2 generici e 2 neri, abbiamo un vampiro con forza 1 in Costituzione 3, volare e un'abilità modale, che la porterà a trasformarsi in Enrica Infernal Seer. Nella sua abilità abbiamo, all'inizio del combattimento del tuo turno scegli uno che non sia stato scelto in questo turno, ogni giocatore sacrifica una creatura, peschi una carta e perdi un punto vita, trasforma Enrica Domnati. Passiamo a Enrica Infernal Seer, che con identità colore nera abbiamo un vampiro con forza 3 Costituzione 4, volare, tocco letale e legame vitale, e una sola abilità, pensata per pompare le creature con delle keyword. La sua abilità dichiara, paga un mana generico e 2 neri. Ogni creatura che controlli con volare, tocco letale e o legame vitale prende +1/+0 fino alla fine del turno. Siamo al cospetto di una carta dal grande potenziale in un contesto agro, sia dal lato principale, visto che punta a colpire anche il board avversario, oltre a farci pescare, sia con il suo retro, pensato espressamente per gonfiare le creature con volare, tocco letale o legame vitale. Queste keyword presenti in diversi permanenti, non solo tra i vampiri, ci dà modo di costruire una build versatile che miscela sapientemente sia elementi aggressivi sia le peculiarità del nostro color pie, che saprà ben destreggiarsi tra i tavoli del formato. Insomma, questa Enrica Domnati, con la sua trasformazione in Enrica Infernal Seer, ha tutte le carte in regola per regalarci delle partite interessanti, dove sapremo sempre cosa infliggere ai nostri avversari, privandoli della loro linfa vitale a poco. Visto il potenziale mostrato da Enrica Domnati, che nel suo reto Enrica Infernal Seer sprigiona tutto il suo potere, nell'ottica di migliorare la resa delle nostre creature, faremo in modo di far entrare presto il generale per beneficiare in fretta dei suoi effetti. Ecco perché, al netto dei limiti del Koropai, inseriremo una serie di ramp effect consistente, a partire da alcuni Mana Dork, Leader Mir, Mannequin, Millikin, Ornithopter of Paradise e Shambling Guest, che ci aiuteranno anche nelle fasi successive del match per lanciare le magie più esose. A supporto di questa esigenza aggiungeremo qualche accelerino tra Dark Ritual e alcuni sassi, Arcane Signet, Jet Metallion e Lotus Petal, per fare in modo di attivare il prima possibile i primi due effetti del comandante, che ci faranno sicuramente comodo prima della sua trasformazione. Con il suo flip potremo ottenere un ottimo bittante evasivo, oltre a un effetto che può far crescere la forza di una serie di bittanti, tra Grifted Airborne, Grim Dancer, Nightwalk Scavenger e Vampire Nighthawk, che già di loro sono buoni, ma con il comandante in azione saranno ancora migliori. Con alcune di loro, nello specifico quelle che hanno tocco letale, abbineremo Vigilian Rombow, un artefatto che convertirà la creatura in una rimozione perfetta, visto che il danno inferto con il suo tap, essendo letale, sarà assimilabile al danno da combattimento, permettendoci di uccidere il bersaglio indicato. Con queste premesse avremo spesso campo libero per picchiare il nemico, ma dobbiamo farlo con consistenza se vogliamo chiudere in fretta le nostre partite. Per questo motivo trovano posto tra le 99 una serie di ciccioni, che faranno molto male al nemico di turno, tra Bloodvian Purfoy, Demorlord Berserkolog, Dome Whisperer, Juni The Midnight Sky, Necropolis Regent, Pyrexian Obliterator, Spawn of May e Tomb Stalker. In alcuni casi avremo a che fare con tribe diverse da quella dei vampiri, ma poco importa, visto che punteremo quasi sempre a sovrastare dai cieli l'opponente per colpirlo con maggiore incisività. Ma per quelli dagli incisivi accuminati abbiamo un modo per farli scendere più fretta in campo, attraverso Sorin, Imperious Bloodlord. Il suo -3 potrebbe risultare provvidenziale, scontando conti di casta altrimenti indigesti per i primi turni del match, anche se le altre abilità ci possono fare comodo, aumentando le keyword di una creatura o innescando un drain effect di tutto rispetto. Su tutto questo svetta poi Drana, Liberator of Malakir, che con il suo pump effect globale ci può aiutare molto a rinforzare le statistiche del board per risultare più aggressivi, soprattutto se faremo crescere delle creature con le keyword, sempre ghiotte nel loro utilizzo. Ci sono poi una serie di creature di contorno, ottime come filler tra le 99, come The Street Wraith e il suo effetto ciclo, comodo se la carta arriva troppo presto, o Bloodcast, una carta ottima per la sua recursione dal cimitero, utile per essere sacrificata dai diversi effetti presenti nel nostro color pie.
Non possono mancare poi due staple del nero, Dark Confidant, rischioso vista la curva mana, in parte compensato dai molti elementi di life gain presenti nel mazzo, e Bitter Blossom, che con i suoi token metterà pressione a più di un nemico, soprattutto se coadiuvato da carte pronte ad assaltare in fretta l'avversario. Un comparto di primo ordine in cui Enrica Domnati mette in risalto tutto il potenziale del nero, in una veste rinnovata in cui la fase aggro la fa da padrona, ma non solo, come vedremo nel proseguio di questo video. Finora abbiamo visionato il potenziale offensivo di Enrica Domnati e della sua controparte, Enrica Infernal Seer, e ora è tempo di parlarvi della sezione che si preoccuperà di mandare all'aria i piani avversari, mentre noi mettiamo all'opera il nostro piano di invasione. Avendo il nero a disposizione non possono mancare elementi di discard, e già tra le creature con Hypnotic Spectre e Turach Dreadcantor iniziamo a mettere qualcosa di valido per spolpare le mani dell'opponente, visto che faremo fatica contro alcuni permanenti a interagire correttamente. Chiaramente avremo anche nel comparto magie con Dure, Sim2 Turach, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxize il meglio che ci si può aspettare da un archetipo mononero, che punta a rendere la vita impossibile del nemico di turno. Anche con le rimozioni non scherzeremo affatto, in primis con delle creature avremo a disposizione diversi elementi validi, con Gatekeeper of Malakir, Graf River, Murderous Rider, Perilous Mill e Vampire X Mage, per rimpinguare le fila e allo stesso tempo liberare dalle minacce dall'altra parte del tavolo. Sul fronte delle magie avremo il meglio che il colore ci offre tra Dismember, Eliminate, Fatal Push, Go for the Throat, Headless Hat, Infernal Grasp, Snuff Out e Sudden Edit, un vero e proprio arsenale in cui l'opponente potrà fare ben poco, lasciandoci campo libero per i nostri attacchi proficui. Regina incontrastata di questi effetti resta comunque sempre lei, Liliana of the Veil, madrina d'eccezione, come di consueto, in una build mononera, proponendoci in un'unica carta quello che amiamo di più fare, seminando il panico tra le fila del nemico. Avremo a disposizione anche qualche strumento per colpire le terre del nemico, con Sinkhole e Smallpox, nello stile classico del nostro colore, dove la nostra mana base semplice ci sostiene, non rendendoci mai le cose complicate, creando un divario di risorse con l'avversario in più di un'occasione. Nonostante siamo un agro, noveriamo anche qualche vratta, con Plague Engineer, Dead of Winter e Toxic Delage, puntando su quelle che possono lasciare più facilmente in vita i nostri ciccioni, così da continuare a colpire l'opponente ormai senza alcuna difesa, chiudendo così i giochi a nostro favore. Avremo poi qualche spazio disponibile per delle utility, tra artefatti come Living Spellbomb e Pinning Needle, e alcune creature, con Doughty Waywalker e Opposition Agent, ormai irrinunciabile se siamo un monocolore e vogliamo contrastare determinate strategie. Se avere solo il nero ci limita in qualche frangente, la mana base semplice ci permetterà di avere più terra utility per aumentare il raggio d'azione, grazie anche a Expedition Map, tuttora sempre valido, scegliendo tra diverse carte interessanti, Blast Zone, Bojuka Bog, Castle Old Wayne e Witch Cottage. Questi enable vanno a braccetto con i mana run più iconici del nero, che faranno un'ottima figura, soprattutto se avremo qualche ciccione da calare presto, tra Cabal Coffer, Lake of the Dead e Urborg, Tom of Yammott, perfetti elementi per ottenere molto mana colorato in fretta. Infine, vista la nota propensione a castare creature, magari in un'unica tribe, aggiungeremo l'immancabile Cavern of Soul, affiancata da altre due staple, Urza Saga e Wasteland, arricchendo la nostra azione di tutto quello che serve al mazzo per andare a segno in poche semplici mosse. Con l'intento di incarnare al meglio il potenziale del nero, Matt Lawrence si è avventurato nell'utilizzo di questa Enrica Domnati al fine di avere nella zona di comando un buon mix con cui affrontare il meta attuale. Semplicità e aggressività nell'azione sono le idee di base di questo archetipo, che punta a un mix tra creature e interazioni ben rappresentati in questo colore, che dagli albori di Magic ha sempre incarnato questa duplice natura, senza inventare nulla di nuovo. All'apparenza un approccio scontato forse, ma proprio nella semplicità che si muove questo mazzo, che ha modo di mostrare i muscoli e al contempo rituzzare le minacce proposte dal nemico o presenti in mano, con le armi migliori che il nero ha accumulato nel tempo. Un arsenale maligno ben rappresentato da questa Enrica Domnati, che ben sposa la causa dei vampiri, nel più puro spirito di questa tribe, che vive tra gli agi e sfarzo come il più sfrontato dei parassiti. Visti i presupposti immaginati da Matt Lawrence per questa Enrica Domnati, il piano di gioco ipotizzato per questo archetipo rappresenta al pieno il color pie a disposizione, sfruttando il meglio che possiamo schierare tra bittanti e rimozioni assortite. L'idea è quella di controllare, con la componente di interazione, le minacce potenziali dell'avversario, e il color pie a disposizione offre molto su vari fronti, garantendo una certa stabilità nell'azione, con una mana base semplice e snella, che non soffrirà del late specifico presente nel formato. I volanti presenti in gran numero e supportati dalla versione flippata del nostro generale ci danno modo poi di aggredire in fretta l'opponente, con bittanti che roderanno in un'azione agro mirata i punti vita del nemico senza tanto tergiversare. Lo stile è quello classico degli albori del formato, in cui il nero dominava a colpi di creature imponenti e rimozioni, a terra e in mano, che nel tempo si sono arricchite di elementi sempre più efficaci, superando in alcuni casi anche i limiti presenti nel passato.
In buona sostanza un piano midrange che non disdegna di prendere d'assalto i punti vita del nemico, grazie anche a Enrica Domnati e al suo dorso, Enrica Infernal Seer, tenendo fede al suo desiderio di cibarsi del sangue di chiunque gli capiti a tiro. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista basata su Enrica Domnati si posiziona nel meta centurion rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. Verso il control deck possiamo permetterci di raggiungere il late game rintuzzando le fasi di attrito iniziale, grazie al molto mana che avremo in modo di sviluppare e alle tante mestizie che potremo schierare in campo, generare in testa, al fine di erodere tutti i loro punti vita. Verso il tempo deck abbiamo un matchup favorevole grazie ai tanti strumenti di life gain e alle rimozioni, risultando piuttosto resilienti nelle loro giocate. Ci basterà alla fine reggere i primi turni, per poi con calma impostare il nostro gioco, piazzando rimozioni e ciccioni al momento giusto. Verso gli aggro deck ci servirà una mano ottima per reggere i loro assalti, ma una volta rimosse le minacce iniziali avremo già con l'ingresso del comandante tutti gli elementi per spegnere i loro ardori, dandoci modo di portare a casa anche questi matchup, non certo scontati. Verso i combo deck dobbiamo sperare di vedere la parte del mazzo più adatta a interagire con le loro giocate, attraverso gli scartini, altrimenti il rischio è di lasciargli troppo spazio per costruire le loro chiusure. Qui conterà molto partire con qualche carta specifica in mano, per non finire a malpartiti senza possibilità di reagire. Con un approccio al gioco votato a proporre creature imponenti, Matt Lawrence, per questa Enrica Domnati, ha trovato ottimi elementi di rinforzo in questo nuovo set, Dominarian United, anche se non ha ancora avuto modo di valutarne l'ingresso nella lista che abbiamo esaminato finora. Una di queste è Sherolded, The Apocalypse, che anche da sola o al top deck può fornirci un ottimo aiuto per i danni finali, anche perché penalizza le pescate del nemico, anche senza entrare direttamente in combat. Di approccio diverso ma pur sempre interessante è questo Tyrannical Pit Lord, adatto a rinforzare ulteriormente il piano Big Stompy presente nel mazzo, fornendo un +3/+3 su una creatura giusta, magari la stessa Sherolded può darci modo di chiudere i giochi in fretta. Eccoci giunti al termine di questa analisi, ringraziamo Matt Lawrence per averci presentato ancora una volta una build atipica, governata da una leggendaria che mette di nuovo al centro il nero con tutto il suo potenziale offensivo. Se volete una build relativamente semplice da pilotare che punta a un piano midrange in grado di asfaltare chiunque a forza di volanti, questa Enrica Domnati potrebbe farla a caso vostro, tanto più che riesce, con un solo colore, a mantenere un profilo basso sul fronte del budget. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.